In questo video scoprirete la tecnica del mandala dot a puntini. Se siete interessati alla lezione integrale, accedete attraverso il primo link in descrizione. Questa volta faremo la tecnica quella a puntini con i dotter, infatti dot vuol dire punto e ci servono degli strumenti particolari. Questi sono i dotter. I dotter sono fondamentali, hanno varie misure. Il verde è il più grosso, poi l'arancio, insomma c'è una scala di colori. Fate conto, quello bianco, questo è il più piccolo. Questa cosa si ripete anche negli altri. Il più grosso è il verde e così per sapere appunto avere dei riferimenti. Questi hanno un diametro ben preciso che serve per fare questi famosi puntini. Puntini che vedremo vengono fatti con una tecnica particolare, inzuppando il colore in una determinata maniera. Per questo ci vorrà per esempio un piatto o di ceramica o se no potete direttamente prendere il colore dai vasettini di acrilico. Logicamente ci vuole un colore della giusta fluidità, tipo questi della PVO oppure quelli della Polycolor sono adattissimi perché hanno una giusta consistenza, magari non vanno bene gli acrilici quelli in tubetto che si strizzano, che hanno una consistenza più soda. Fondamentali sono nuovamente questi strumenti qui, che sono i bulini. Questi bulini, come potete vedere, anche questo è fondamentale perché ci sono di varie misure. Vedete, dal più grande al più piccolo. Il verde generalmente è il più grande, però, non so se riuscite a vederlo, hanno una punta doppia che non è uguale. Da un lato è più grande e tutti hanno dal lato dall'estremità opposta una misura più piccola. Questo è fondamentale, poi vi spiego perché, per fare quando si può fare il trascinamento, che si lavora prima con uno e poi si passa subito a quello dopo. Mentre i dotter non vanno diciamo inzuppati nel colore troppo, questi qui viceversa bisogna andare oltre anche diciamo la puntina, proprio perché questo ci riserverà per fare poi i puntini degradanti, vedete? È una cosa che va fatta velocissima perché o si asciuga il colore o cola, insomma bisogna avere le idee chiare. Ci occorre un goniometro che può essere sia intero a 360 gradi, ma può essere anche un goniometro a 180, quello dipende, insomma, come ce l'avete, serve per calcolare gli angoli. Questo poi vi spiegherò perché in base al tipo di angolo che si sceglie, se si fa un angolo di 45, fate conto, verranno 8 spicchi. Se si fa un angolo di 30, essendo l'angolo giro 360 gradi, ne vengono 12. Questo potete giostrarvela come vi pare. L'acqua serve solo per sciacquare eventualmente il dottero o la punta e quindi potete procurarvi poi anche dello Scottex o della carta assorbente per pulirlo. Io a questo punto vi volevo fare però degli esercizi preparatori prima di iniziare a spiegarvi. Allora, si può fare il disegno, se volete tracciare intanto il disegno e le linee guida per chi non ha la matrice già pronta e impostare intanto uno schema. Poi vi mostro degli esempi su motivi che si possono sviluppare e ognuno di voi lo sviluppa poi sul suo motivo. Va bene? Più che altro vi volevo, prima di partire con l'esercizio vero e proprio, farvi esercitare, se ce l'avete un foglio, dei cartoncini, vedete? Farvi esercitare intanto a fare questi punti in varie tipologie. Si inzuppa, ma non tantissimo, soprattutto è fondamentale quando si appoggia il colore non appoggiarlo premendo, perché se no il colore si spiaccica e non viene bene. Va tenuto per la forza d'attrazione un pochino sollevata e si deposita diciamo da sé, casca naturalmente senza schiacciarlo. Se poi ne volete mettere di più, ne potete rimettere, che poi ci servirà anche con questo per attingere e fare i punti intorno. Per esempio, io prendo questo blu, ok? Lo inzuppo. Vedete qui è rimasto un po', non so se riuscite a vederlo, un po' in rilievo. A questo punto io prendo e faccio
1, vedete? 2, se io non ricarico diventano punti sempre un pochino più piccoli. 3, il dotter va sempre ricaricato. 4, eccoli. Questi per esempio sono 4 punti e logicamente in base alla misura che prendete potete farle più o meno grandi. Poi vogliamo fare un punto grande, ok? E 2 punti più piccoli. Allora basta prendere un dotter più piccolo e fare per esempio questo motivo qui, che si ritrova. Logicamente potete variare i colori, ora io sto usando solo 2 colori. Vogliamo fare uno di questi motivi anche interessante, ve lo faccio vedere, è questo. 1, 2, vedete se non ricarico, e 3. 1 e 2. 1. Questa è una piramide, per esempio, che spesso si fa. Oppure si può fare un motivo dove si possono affiancare i punti, come si è visto, ma si possono anche mettere dei crescenti. Per esempio, si può fare anche un punto grande, guardate che ora non ho più colore, un punto grande, e poi si possono mettere tanti punti piccoli. Punti piccoli io posso decidere di prendere uno di questi, e questo qui vi dicevo molto velocemente, bisogna andare a completare. 1, 2. Volete che siano della stessa misura? Dovete sempre rinzuppare, ok? Se invece volete con lo stesso fare un motivo che scemino, allora potete fare, vedete? E qui avete fatto un motivo leggermente diverso. Volete fare da grande a piccolo? Lo stesso. Vi consiglio allora a questo punto di prendere tipo il verde, che è quello più grande. Guardate come si fa. Inzuppate, bello copioso, e poi lo mettete, quello più grande, ok? Poi rinzuppate e a scalare fate tutti quelli piccoli, fino a che non vi si scarica, ok? Altra soluzione, bellini, sono questi motivi, di prendere questo, il dotter, io lo fa ora sempre col solito, ma potete variare di misura logicamente, fare per esempio un pallino al centro e poi prendere un dotter più piccolo, tipo questo, metterlo più in alto, ok? E poi giocare con questo dotter che vi ho fatto vedere a fare la scalatura. Come si fa? Si prende il primo e si mette qui, si prende il primo e si mette per esempio di qua, ok? E poi si continua a scalare. Vedete? E potete fare tanti effetti diversi. Qui vi potete divertire come vi pare. Vi faccio vedere un altro esempio molto carino. È questo. Mettete uno nel mezzo, ok? Poi prendete e fate, per esempio, 2 di questi. No, aspetta, dove ho? Questo qui voglio prendere. Questo qui lo potete mettere uno qui e uno qui, leggermente più piccolo. Uno e uno, ok? E poi prendere sempre con il dotter, fare questo motivo, uno e uno di qua, aspettate, e poi venire, e qua invece venite, ora sono partita da quello più grande, dovevo partire da quello più piccino, ma insomma è la stessa, per dire, per farvi vedere alcuni motivi. Vedete?
Tutti questi voi li potete inventare come vi pare, dal più piccolo al più grande. Ve ne faccio vedere un altro. Questo sta alla vostra fantasia. Potete prendere due punti, uno qui e uno qua giù, per esempio, un po' più distante. Quando sulla vostra riga, no? Perché si lavora per cerchi concentrici e deve essere rigorosamente simmetrico, il vostro lavoro. Non potete fare a caso perché sennò non state più facendo questa tecnica. A questo punto poi potete mettere un punto centrale, un pochino più grande, mettiamo così, a metà strada, e poi potete prendere e mettere uno qua, abbastanza grande, uno qua abbastanza grande, e poi andare a fasciare questo. Vedete? Tutti questi motivi potete inventarli voi. Un altro motivo molto carino è questo. È questo. Poi potete prendere questi tre punti e farli a scalare. 1, 2, logicamente simmetrici anche questi, 3, 4, eccolo, e 5. Ok. E come si fa ora? Sempre prendendo questo, si può fare dai più grande, il rinzuppo, 1, 2 e 3. Poi questo, 1, 2 e 3. Poi questo, 1, 2, 3. Logicamente potete farli più radi, più fitti, quello sta a voi, la scelta poi di come farli. Insomma, potete lavorare veramente. Vi faccio vedere l'ultimo, cioè l'ultimo, se ne può fare tanti. Vi faccio vedere questo e secondo me, ah oddio scusate, non vedete, è uno dei più carini. Si mette il punto, poi dopo si va a mettere punti di dimensioni diverse. Per esempio, uno qua su in alto si può mettere più grande, poi si può mettere uno un pochino più piccolo. Io ho scelto la stessa misura ma l'ho trattato un pochino più piccolo, e uno magari fatto con il bulino invece con i dotter, così. A questo punto si può lavorare venendo in circolo a chiudere. Tipo qui questo grande, vedete sto sempre simmetrica, qui questo grande, e io vado a chiudere. Anche qui si può mettere, conviene forse partire però da quello più piccolo, secondo me, quindi da qui, e quindi fare questo lavoro così. Il zuppo, poi si parte da questo, da qui, poi si parte da questo. Oh, c'ho più colore, scusate. Poi si prende questo. Devo rimettere il colore. Vedete? Viene questo motivo anche così. Insomma, ce ne sono davvero tanti. Quello che vi volevo far vedere, un altro, come si usa, vi dicevo, girando. Allora, si può fare anche questo motivo. Mettere un puntino, come questo, allargo, ok? Puntino come questo, poi veloce, prendo, ora ho poco colore, un puntino qui, e poi con il retro, giro il retro di questo pennellino e lo tiro, e si può fare questi effetti. Questo con il retro lo tiro. Così, tanto per farvi vedere, tante soluzioni, insomma, ci possono essere. Molto bellino, secondo me, è questo.
però non è facilissimo da realizzare, però ci si può provare. Mettere 3 punti, 1 a piramide. Ora, aspetta, sono troppo vicina a quello. Allora, se li metto qua giù, però, vabbè, non so se mi viene a girare qui, forse ce la fossi. Allora, uno qui, ora ho poco spazio io. Mi sono lasciata poco spazio qui. Mettiamo così, va bene? Questi 3 punti a piramide. A questo punto non ho tanto spazio, via. Vabbè, ora se no ve lo faccio vedere da un'altra parte. A questo punto io prendo e inizio a andare verso il centro. Poi prendo questo e inizio a andare verso il centro. Aspettate. Poi prendo dove sono rimasta. Questo e inizio a andare verso il centro. Dopodiché io continuo con punti più piccoli, per esempio uno qui, più piccolo, uno qui, anche se mi sono lasciata poco margine, e uno, e quindi poi si parte così. Questo qui doveva essere un po' più interno, va bene comunque, e poi si parte così. Questo qui doveva essere interno di qua, e poi si parte così. Insomma, cercare di fare una sorta di motivo circolare che ritorna. Il problema è che qui io avevo poco spazio e non è venuto quello che vi volevo far vedere, però va bene. All'interno qui si crea uno spazio vuoto, insomma. Niente, questo per farvi vedere che potete lavorare veramente in tanti modi. Oppure, per esempio, vi faccio vedere l'ultimo, così anche è un'idea grande, 1, 2 e 3. Bene, poi si prende da grande, 1, 2 e 3, grande, 1, 2 e 3. Chiudere tipanello, oppure insomma ci sono, o da qui poi si può dipartire e fare invece un motivo. Altro motivo potrebbe essere questo, 1, questo li potete inventare voi, 2, 3 e 4, ok? 4, e da qui poi partire 1, 2, 3, 4, e da qui 1, 2, 3, 4, e da qui 1, 2, 3, 4, e da qui 1, 2, 3, 4. Vedete? Creare tipo una sorta di spirale.